Ciao a tutti! Oggi vi parlerò di come le informazioni e quindi i dati possono essere protetti da possibili attacchi informatici. Ricordiamo sempre che l'obiettivo principale della cybersecurity è proprio quello di proteggere i dati, ma la protezione totale dagli attacchi è un concetto utopico. Non è possibile infatti avere una garanzia di protezione al 100%, ma esisterà sempre quello che viene chiamato rischio residuo, ovvero il rischio rimanente dopo aver attuato tutte le misure preventive e protettive. Andiamo quindi a distinguere l'information security in due gruppi, data security e data privacy, e per ognuno andremo a definire tre tipi di protezione. Per la data security abbiamo innanzitutto la confidentiality, ovvero riservatezza, che mira a garantire che le informazioni siano accessibili solo a coloro che hanno il diritto di accedervi e che siano protette da accessi non autorizzati o divulgazioni non autorizzate. Due ottimi esempi di riservatezza sono senza dubbio la cifratura e le tecniche di access control. Tramite la cifratura infatti possiamo garantire che le informazioni siano accessibili soltanto a chi è in possesso della chiave di encryption corretta per poter decifrare il messaggio. Con i sistemi di access control possiamo invece definire delle policy basate su ruoli, ad esempio, o attributi mirate a controllare gli accessi alle risorse. Poi abbiamo l'integrity, l'integrità del dato, garantisce che le informazioni siano corrette, ovvero che non siano state alterate accidentalmente o a causa di un attacco malevolo. Un esempio di questo principio ricade sicuramente nella firma digitale. Quando infatti noi firmiamo digitalmente un file, applichiamo un algoritmo di hashing. Questo file, chi lo riceve può digitalmente verificarne il contenuto e quindi essere certi che non è stato modificato. Terzo principio, l'availability. Questo principio garantisce che le risorse, quindi i dati, siano accessibili e utilizzabili, quando necessario chiaramente, da parte degli utenti autorizzati. Tutte le componenti infrastrutturali, come ad esempio bilanciatori, cluster, ambienti di disaster recovery o business continuity, servono proprio a garantire la disponibilità dei dati. Infatti gli attacchi alla disponibilità dei dati, come ad esempio attacchi di tipo DDoS, vanno proprio ad intaccare l'accessibilità del dato, la disponibilità del dato. Quindi in quel momento, quando subiamo un attacco, abbiamo ad esempio un servizio che è giù, che non è raggiungibile, quindi di base l'utente non può accedervi e non può accedere ai dati che vengono esposti dal servizio stesso. Questi tre principi fanno parte di quella che viene chiamata CIA Triad, quindi la triade della CIA, diciamo, che costituiscono appunto i principi fondamentali della sicurezza dell'informazione. Per la data privacy invece abbiamo la traceability, che è la capacità di tracciare o rintracciare l'origine, le modifiche e il flusso delle informazioni all'interno di un sistema o di un processo. Viene spesso utilizzata per, ad esempio, monitorare e registrare gli eventi critici, le attività e le modifiche apportate a un sistema o a dati specifici nel corso del tempo. Quindi qui stiamo parlando essenzialmente dei classici audit logs. La linkability è la capacità di collegare transazioni o attività ad un'entità specifica, a un individuo. Quindi diciamo che in altre parole la linkability indica la possibilità di correlare e stabilire connessioni tra diverse azioni o eventi, diciamo per identificare un'unica fonte o identità. L'ultimo è l'identifiability. Qui ci riferiamo alla possibilità di determinare l'identità di una persona o di un sistema in base alle informazioni disponibili. Quindi la gestione dell'identifiability è fondamentale per preservare la privacy e per mitigare i rischi legati alla divulgazione delle informazioni sensibili. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima.